E anche per oggi il nostro pezzettino di formaggio l'abbiamo avuto, no? Cosa, cosa dicevo ieri? No? Pezzettino di formaggio al giorno e noi ci fiondiamo immediatamente. Oggi si sono superate perché la Repubblica ricostruisce che poi è molto attiva la Repubblica, ehm, in un'intercettazione salta fuori il nome di un dirigente dell'Inter. Cioè, non è che c'è un'intercettazione di un dirigente dell'Inter che parla con il designatore Rocchi o chi per lui. No, in un'intercettazione salta fuori il nome di un dirigente dell'Inter. E già questo, tutti con la bava alla bocca, è una roba. Ma io ce l'ho con chi muove i fili. Questa è la verità. Boh. Va bene, va bene, va bene. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo anche stamane. Prima, però, come al solito, due o tre robette veloci, immediate. Diamo da mangiare all'algoritmo, eh. Facciamolo con il solito pollicione, perché sennò lui non si sfama, non si sazia, sta sempre lì a borbottare. Quindi pollicione e via. E poi, come vi dico sempre, ormai è diventato prassi e consuetudine. Abbiamo questa percentuale del 48,1% che ne sale, ne scende, ne sale, ne scende, sta lì sempre, no? Fermo, no? Attende. Ed è la percentuale dei non iscritti al canale, ossia quelli che guardano il video e però non hanno pigiato il tasto iscritti. Se riusciamo, pigiamolo così da tenerla sempre più bassa. Vediamo se riusciamo a farla muovere. Sta lì, anche questa ha voglia di... No, sta lì, pigra, molto sedentaria, no? Un po' come me, ci somigliamo. Vabbè, sto divagando. Allora, diamo un po' di formaggio, via, diamo un po' di formaggino a tutti. La Repubblica, immagini prese dal rompipallone pagina Instagram ed è la ricostruzione fatta da La Repubblica. Cerchiamo sempre di citare le fonti per essere più cristallini. Sì, cristallini mi piace. La Repubblica. Rock intercettato, tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter. Andiamo a fondo. Il 2 aprile 2025 a San Siro, abbiamo anche il luogo del delitto, l'ex designatore Rocchi sta parlando al cellulare con qualcuno del settore e nella conversazione, stando agli atti, tirerebbe in ballo un dirigente dell'Inter. Ripeto, non stiamo parlando di una telefonata tra lui e Marotta, tra lui e Ausilio, tra lui e chi vi pare, dove si dice guarda mandami quest'arbitro, guarda mandami quest'altro. No, lo specifico perché ho capito che bisogna, cioè devi veramente imboccare, ragazzi, perché chi vuole vedere il marcio lo vedrà comunque. Chi vuole essere troppo, come magari qualcuno dirà di me, no, adesso tu stai diventando troppo... Ma io leggo semplicemente, ragazzi, leggo, questa è la questione. Leggo e mi affido ai fatti. Che sia chiaro, ancora una volta ripetiamolo, ad oggi ci sono indagati soltanto persone facenti parte della classe arbitrale, esclusivamente loro. Se le cose cambieranno, io sarò il primo qui, come sto ogni volta mettendoci la faccia, sarò il primo. Magari diventerà di cera, magari eh, perderò tutte le forze, può essere, ma vi garantisco che sarò qui. Ma in questo momento io continuo veramente a rimanere sbigottito perché si continua a fare notizia su due o tre robe che sono sempre le stesse. Sono sempre le stesse. E la gente è sempre più affamata, ma sono sempre le stesse. Una cosa pazzesca. Secondo la procura, proprio questa telefonata captata è determinante nel costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi. Ripeto, carico di imputazione a carico di Rocchi. È lui l'indagato. Accusato di concorso in frode sportiva con altre persone. Anche qui, altre persone. Chi sono queste altre persone? Sempre facenti parte della classe arbitrale? Per favorire o meno alcune valutazioni? Graduatoria, arbitri, AIA, che più?
più ne ha più ne metta. Che poi lo stesso Rocchi, che io sono il primo sotto alcuni aspetti a voler che una determinate personaggi che hanno fallito, scusate, Rocchi su tutti, sono il primo a dire che mi auguro che si volti pagina, perché l'abbiamo già detto, lo ripetiamo ancora una volta, le cose non vanno, le cose non hanno funzionato negli ultimi 2 o 3 anni, non funzionano mai, perché non siamo mai contenti dell'operato, però negli ultimi anni è stato qualcosa di imbarazzante, perché eppure è spuntata una, ieri mi sembra, ieri o avantieri, no? Non mi ricordo, ormai confondo anche i giorni. Una sorta di salvagente anche per Rocchi, dove pare che in alcune circostanze lui potesse entrare, le varie bussate, pare che se proprio c'è un errore grave lui possa comunque intervenire. Leggevo anche sta roba, ma bah, vabbè. Perché è in questo colloquio che l'ex designatore avrebbe riferito quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro. Gradite o meno, che anche qui, ripeto, bisogna capire se c'è un'imposizione per trarne vantaggio. C'è l'imposizione per trarne vantaggio? O se no parliamo di cose gradite o meno, ma veramente uno pensa che soltanto l'Inter abbia arbitri graditi o meno a secondo di come sia lo storico di alcune partite? Pensate che sia soltanto per l'Inter così? Ma magari lo credete davvero, magari lo credete davvero, e non sono qui a farvi cambiare idea, però a me sembra inverosimile, a me personalmente. Nell'azzurro che dice, se non zoom qua, io già l'ho vista, ho quella che ho. Quali scelte arbitrali sarebbero state gradite o meno al club nerazzurro si apprende declinato nella figura di Giorgio Schenone. Abbiamo un nome nuovo, almeno abbiamo un nome nuovo oggi, già è qualcosa. Secondo l'accusa, da questo condizionamento da capire se è avvenuto in forma diretta o riferita. L'ex disegnatore avrebbe schierato in campo 2 fischietti ad hoc. Cioè Colombo gradito all'Inter per la partita col Bologna e Doveri invece meno apprezzato dal club e quindi combinato sul ritorno di semifinale di Coppa Italia per schermare l'ipotesi che dirigesse l'eventuale finale. Sì, un discorso che anche questo affrontato già più volte e più volte. Conclusione generale. Qual era? Che lo volevo dire? Io credo di avere un problema. Incrocio, faccio ma serio, anche con la web, perché poi mi perdo in quello che volevo dire. Che volevo dire nel finale? Non è che poi lo devo editare dopo? Ma devo iniziare a scrivere le cose, perché faccio tutto così senza scrivere nulla e non va bene. No, volevo dire una cosa anche abbastanza senza... Ah, sì, ce l'ho. Perdonatemi, scusate, un po' di defiance. In buona sostanza, bisogna capire come posso dire, il motivo per cui devo trovare le parole giuste, perché sennò potrebbero essere fuorviate in qualche maniera. Ma io credo che si voglia giustamente, da questo punto lo posso anche capire, si voglia mantenere alta l'attenzione su questa indagine. Non lo so se è più cura dei PM, se la stampa che gioca il suo ruolo, ovviamente, perché la notizia acclamata ha una certa ripercussione, cioè ci sono interazioni, c'è tutto. Io ci sto facendo dei video. Io non devo essere ipocrita, io ci sto facendo dei video che sono molto più monetizzati, se vogliamo, monetizzati perché sono molto più visualizzati di partite di Serie A. Cioè, partite di Serie A, penso Milan-Juventus, che è una partita che dovrebbe essere... questi video vanno molto di più, ma molto, molto di più. Molto, molto di più. Io parto sempre da me, non è che devo essere ipocrita. E quindi questo per farvi capire, per dire cosa, dove voglio arrivare. Io credo che si continui a buttare dentro l'Inter, lo si faccia prettamente ad oggi, per quello che sto riscontrando io, parere mio personale, per mantenere alta l'attenzione. Perché se tu non ci butti dentro l'Inter,
Ragazzi, ma sì, l'inchiesta, gli arbitri non stanno arbitrando bene, ma questo interessa a me o a una piccola fetta di voi che davvero tenete a vedere partite dove non ci sono errori arbitrali immondi, errori arbitrali dell'altro mondo, errori arbitrali incredibili. Ma se non ci buttano dentro qualcuno dell'Inter o cosa, ho detto l'Inter, ma poteva essere del Milan, della Juve, no? Forse anche del Napoli, non lo so, ma io credo di una di queste tre per community, no? Di tifo. Se non ce li butti dentro, di che si parla? Si parla di un giorno, di due, no? Un giorno, due, poi è finita. Poi è finita. Ecco perché secondo me si continua a battere forte su sto dente. Però è pensiero mio personale. Niente, pronto ad accogliere con cortesia, se è possibile, anche i vostri di commenti sotto e noi ci aggiorniamo al prossimo pezzettino di formaggio che speriamo non ci si incagli fra i denti. Va bene? Un grande abbraccio. Taresco.